Benvenuti su Mente Criminale, il canale YouTube interamente dedicato al True Crime. Io sono Marta e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. In occasione dell'imminente uscita di House of Gucci, diretto da Ridley Scott, accompagnato da un cast stellare come Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, ho pensato che per il nostro appuntamento di oggi niente sarebbe stato più indicato che ripercorrere insieme tutte le tappe che hanno portato all'omicidio di Maurizio Gucci. Un cognome che si porta addosso sicuramente non soltanto il peso positivo di un cognome molto famoso all'interno dell'alta moda, ma sicuramente si porta addosso anche il peso di vicende familiari, di vicende coniugali, montagne di soldi, bella vita, tutti elementi che comunque fanno da contorno alla nostra vicenda di oggi. Maurizio Gucci, quando muore, ha soltanto 46 anni, ha un'ex moglie un po' arrabbiata che non ha ancora accettato il divorzio e che si tiene ben stretto il titolo di Lady Gucci, ovvero Patrizia Reggiani, dal quale matrimonio sono nate due figlie, Alessandra e Allegra. Ha una nuova compagna, una montagna di soldi, tantissimi progetti per la testa e tra l'altro da poco più di 18 mesi non è più padrone della sua quota riguardo la maison di Gucci. Gucci è un cognome che risuona ovunque da tantissimi anni e soprattutto dopo l'omicidio di Maurizio la casa di moda ha fatto sì che questo evento facesse da grande cassa di risonanza per quanto riguarda appunto il nome Gucci, tant'è che l'anno dell'omicidio è anche l'anno del grande rilancio della Griff. Insomma, si trae il positivo da tragedie che sono irrimediabili. E sebbene questo marchio per le sue favolose creazioni sia noto un po' a tutti e magari qualcuno ha avuto anche la fortuna di potersi permettere qualche esemplare e di custodirlo nel proprio armadio, sicuramente non tutti voi conoscete le vicende che sono legate ai movimenti coniugali, alle origini, alla vita della famiglia, ai suoi drammi e all'assassinio di Maurizio Gucci. L'Ottocento sta per finire e il giovanissimo 17enne Guccio Gucci lascia Firenze per recarsi a Londra in cerca di fortuna. Guccio è un ragazzo molto intraprendente e viene assunto come fattorino, come facchino presso un hotel molto famoso, il Savoy. Il Savoy è anche un hotel abbastanza lussuoso e lì lavorerà per ben 4 anni. Durante la sua permanenza all'interno dell'hotel e durante appunto lo svolgimento delle sue mansioni comincia a sviluppare un interesse autentico per le borse, gli abiti di lusso, ma soprattutto per le valigie, quelle stesse valigie che lui è costretto a portare per lavoro. Nel 1901 però Guccio ritorna a Firenze e inizia a lavorare nella storica valigeria milanese Franzi e nel frattempo si sposa con Aida Calvelli, che è già madre a sua volta del piccolo Ugo, e da questo matrimonio con Aida nasceranno ben 5 figli, una femmina e 4 maschi, ovvero Glimilda, Enzo, Aldo, Vasco e Rodolfo. Rodolfo sarà il papà di Maurizio. Enzo morirà bambino, quindi resteranno praticamente i 3 fratelli e la sorella Grimilda. Nel 1921 aprirà una bottega che è specializzata praticamente in valigeria inglese e piano piano nel tempo comincerà verso gli anni 30 ad aumentare la qualità delle proprie materie prime. Presto affiancherà a questi prodotti la produzione propria e la ditta diverrà sempre più grande. I figli crescono, l'attività di famiglia comincia ad ingrandirsi e ovviamente la qualità dei prodotti diventa sempre più alta. Diciamo che Guccio è una persona molto attenta a questo ed è proprio questa caratteristica della sua ditta di famiglia che gli permetterà di sopravvivere alla seconda guerra mondiale. A questo punto è il momento per Guccio di inserire qualcosa di suo e di personalizzarlo. Così pensa a costruire il suo marchio, una doppia G incrociata. Così prende carta e penna e comincia a disegnare uno schizzo. Poi questo schizzo lo porterà da un fabbro e farà forgiare l'iconica doppia G di Gucci che tutti noi conosciamo e da lì questa casa comincerà a prendere forma. Uno dei suoi figli, Rodolfo, che sarà poi appunto il papà di Maurizio, purtroppo non ha la vocazione per seguire l'azienda di famiglia, quindi si dedicherà alla recitazione e proprio per questo suo desiderio si trasferisce a Roma per tentare di avviare una carriera da attore. In realtà riesce anche a recitare in qualche film accanto ad Anna Magnani. Sul set conoscerà inoltre anche la bellissima Alexandra
Winckelhauser Ratti, che è nota come Sandra Ravel, e i due si sposeranno nel 1944 e dal matrimonio nascerà un unico figlio, ovvero Maurizio Gucci. Rodolfo però purtroppo non è riuscito a raccogliere i frutti di questo suo desiderio di fare l'attore. Diciamo che la sua piccola carriera nel mondo del cinema lo aveva reso un po' così, un po' con l'amaro in bocca, non era felice del suo percorso, quindi decide di rinunciarci e inserirsi nuovamente nell'azienda di famiglia. Quindi si trasferisce con la sua famiglia a Milano, dove si dedicherà alla gestione del suo negozio in via Monte Napoleone. Anche i figli di Aldo, Paolo, Giorgio e Roberto, che sono appunto i cugini di Maurizio, vengono inseriti all'interno dell'azienda di famiglia, che piano piano comincia veramente ad allargarsi in modo molto veloce, arrivando addirittura nella Grande Mela. Però purtroppo il 2 gennaio del 1953 Guccio muore e lascia ai figli praticamente l'intera eredità. Anche la moglie da lì a poco lo seguirà. A questo punto i figli maschi liquidano la sorella Grimilda con un indennizzo e si spartiscono la maison. Aldo si trasferisce a Manhattan per gestire gli affari americani, Vasco rimane a Firenze e Rodolfo invece rimane a Milano. I tre eredi hanno caratteri molto diversi, hanno delle attitudini anche molto contrastanti tra di loro, ma per il bene dell'attività di famiglia diciamo che riescono a mettersi un po' tutti d'accordo e la cosa funziona. Infatti piano piano l'azienda Gucci diventerà una società per azioni. Maurizio nel frattempo nel 1954 perde la madre prematuramente e cresce con le opprimenti attenzioni e apprensioni del padre, una cosa abbastanza tipica quando si perde un genitore in giovane età. Il padre praticamente lo rinchiude all'interno di questa bolla di protezione soffocante per il ragazzo, lo istruisce a dovere, gli impone anche dei valori al risparmio, nonostante comunque non gli mancassero i soldi, e ci tiene molto affinché il suo comportamento, il suo temperamento vengano educati ai buoni valori. Ovviamente per Rodolfo Maurizio rappresenta la sua unica aspettativa, la sua unica compagnia e punta molto su questo unico figlio. Infatti è molto rigoroso sulle abitudini di Maurizio. Hanno questa regola di dover cenare sempre insieme. Come una sorta di rito religioso, padre e figlio alle ore 20 di ogni sera si siedono a tavola, l'uno di fronte all'altro, e consumano un pasto parlando della giornata. Maurizio ovviamente non vuole assolutamente guastare i desideri del padre e tenta sempre di compiacerlo e di accontentarlo. Pensate che a volte il ragazzo è costretto a cenare 2 volte quando poi ad esempio si rivede con i suoi amici, un po' perché non vuole guastare il padre e quindi accetta le sue imposizioni, un po' perché in realtà Maurizio non è una persona particolarmente forte di carattere e non si vuole imporre. Infatti Maurizio è una persona molto calma e poco inclina alle proteste. Dopo il liceo Maurizio si trasferisce alla facoltà di giurisprudenza della Cattolica di Milano e nonostante i suoi amici lo coinvolgano in attività giovanili e quant'altro, comunque Maurizio è un ragazzo molto serio e preferisce dedicare il suo tempo libero all'attività di famiglia. Infatti il sabato si veste da commesso e passa tutta la sua giornata all'interno della boutique in via Monte Napoleone, mentre ad agosto vola a New York per aiutare lo zio negli affari di famiglia. Maurizio è un ragazzo veramente molto calmo, molto garbato, molto gentile, ed è una persona che purtroppo per il trauma della perdita della mamma ha sviluppato una certa ipocondria. Infatti lui è particolarmente preoccupato per le malattie che possono coinvolgere i propri cari e ha paura di ammalarsi. Però è anche un viaggiatore, è anche uno sportivo, appassionato di sci, vela e tennis, sicuramente non si lascia fermare dalle sue paure. Ci tiene molto alla sua salute e alla sua forma fisica. D'altronde è anche un bel ragazzo, un ragazzo alto, con gli occhi azzurri, i capelli biondi, è anche una persona molto istruita. E proprio per questa bontà d'animo e per il suo bell'aspetto, papà Rodolfo ha un sacco paura delle cosiddette cacciatrici d'oro. È il 23 novembre 1970 quando incontra Patrizia per la prima volta in un appartamento
in via Giardini 3 di Milano, si sta tenendo una festa di compleanno. È il compleanno appunto della proprietaria dell'appartamento. Maurizio si trova lì con degli amici. Allora avvicina la bocca all'orecchio dell'amico e chiede all'amico: chi è quella ragazza che somiglia a Liz Taylor? Maurizio la nota subito tra la folla, del resto Patrizia è una gran bella ragazza. L'amico risponde che quella ragazza si chiama Patrizia Reggiani e che il padre ha una grande azienda di trasporti. Patrizia non viene invitata molto spesso a questi raduni, a queste feste della Milano Bene, però quella volta in realtà rappresenta un'eccezione, perché Patrizia abita proprio nello stesso palazzo della ragazza che sta festeggiando il suo compleanno. Maurizio, anche se era un ragazzo molto timido, prende coraggio e si avvicina a Patrizia e la invita ad uscire. Anche se Patrizia dirà che quella volta non gli ha fatto una buona impressione e che non gli è piaciuto come persona, in realtà il suo interesse cresce, nasce qualcosa tra i due e i due ragazzi cominciano a frequentarsi. Al padre Rodolfo però Patrizia non piace in modo assoluto. È irremovibile Rodolfo su questa situazione dei due ragazzi. Gli dice che questa ragazza vuole sicuramente i suoi soldi, che è una persona molto ambiziosa ed è anche un po' volgare e che non si addice a suo figlio. Però Maurizio non ne vuole sapere perché è innamorato. Addirittura Rodolfo arriva a chiamare il padre di Patrizia dicendogli che Patrizia deve smettere di importunare suo figlio. A quel punto Maurizio è arrivato ad avere un rapporto molto conflittuale, quasi impossibile con il padre, quindi che cosa decide di fare? Decide di trasferirsi a casa dei Reggiani e iniziare a lavorare per l'azienda di trasporti del padre di Patrizia. Rodolfo ovviamente non sta con le mani in mano e cerca di minacciarlo dicendogli che lo estrometterà dall'eredità di famiglia. È così determinato da chiedere l'intervento del cardinale Giovanni Colombo, che però dichiara a Rodolfo di non poter fare niente e di non poter interrompere un rapporto d'amore perché i due giovani sono innamorati. Nel frattempo Maurizio si laurea in giurisprudenza e i due ragazzi convolano a nozze 2 anni dopo essersi conosciuti, ovvero il 28 ottobre 1972 nella chiesa di San Sepolcro. Un matrimonio di ben 500 invitati e un grandissimo assente, papà Rodolfo, che però appena un anno dopo, complice diciamo un pochettino le interferenze di zio Aldo, cercherà di ricucire il rapporto con il figlio invitandolo ad aiutare lo zio a New York. Diciamo che è una sorta di segno di pace che Rodolfo lancia a suo figlio. Così gli sposini vanno nella Grande Mela, cominciano a cercare una casa che possa piacergli e ovviamente Patrizia non perde tempo a innamorarsi di uno splendido attico e superattico che si trova in un grattacielo che stavano proprio costruendo, che si chiama l'Olympic Tower, ed insiste assolutamente per averlo. Nel 1976 nasce la primogenita Alessandra, che è la prima figlia della coppia, e ovviamente nonno Rodolfo a questo punto si scioglie completamente. Nonno Rodolfo, per festeggiare la nascita della sua prima nipotina, regala alla coppia una lussuosissima penthouse, 880 metri quadri di casa e una vista da capogiro. Nel 1981 nasce anche la secondogenita Allegra e per festeggiare la nascita della bambina arriva l'acquisto di una fattoria nel Connecticut, l'Apple Blossom Farm. Gli investimenti immobiliari aumentano e la coppia si dedica ad altri acquisti. Infatti la coppia va a vivere in un superattico a Milano, nella galleria Passarella di Piazza San Babila, e comprano anche un secondo appartamento a Manhattan. Insomma, i coniugi adorano spendere e le loro proprietà aumentano. Patrizia, tra l'altro, è una donna che adora molto la sua vita, adora tantissimo il suo titolo. Lady Gucci ci tiene molto a questo suo appellativo e se lo tiene anche abbastanza stretto. È una persona che ama il lusso ed è una persona che lo dà sempre a vedere. Diventa cliente assidua di gioiellerie e di boutique milanesi, da esclusivissimi party, ama essere ricca e in realtà è una cosa che non ha mai nascosto, non ha mai cercato di fare la modesta. In realtà è una persona che ha sempre manifestato questo suo grande amore per il lusso, e l'apice di questa ricchezza arriva quando Maurizio le regala un veliero, il
Creole, un gioiello marittimo di 65 metri. Ma questa imbarcazione ha una storia. Il Creole era stato varato negli anni 20 con il nome di Vira e poi era stato requisito durante la guerra. Nel 1953 lo aveva rilevato l'armatore, lo leggo, Stavros Niarchos, che gli aveva cambiato nome, ed è proprio riferita a lui la fama di nave maledetta, e ora vi spiego perché. Pare infatti che 2 delle 5 mogli di questo signore morirono suicidandosi proprio su quella barca. Patrizia, che era una donna molto superstiziosa, e quando dico molto superstiziosa significa molto superstiziosa, accetta il regalo di Maurizio, quindi il veliero, però prima vuole farlo purificare. Così convince Maurizio a far salire sul veliero una maga di nome Frida, che è incaricata di scacciare gli spiriti maligni che stanno all'interno dell'imbarcazione, almeno secondo lei. Una volta che la maga compie il suo rituale di purificazione, Patrizia accetta di buon grado l'ennesimo regalo del marito e quindi utilizzano l'imbarcazione per i loro viaggi e sostano abbastanza spesso su questo veliero durante, diciamo così, il loro tempo libero. Nel frattempo avviene la morte dello zio Vasco e la vedova, non avendo avuto figli, vende le quote ad Aldo e a Rodolfo, quindi ad entrambi i cognati. Nel 1984 però Rodolfo muore, il papà di Maurizio. Adesso la Maison praticamente è divisa in 50% Maurizio, 40% lo zio Aldo, che è il presidente della società, e il restante 10% è spartito fra i 3 figli di Aldo. Ma Maurizio è determinato. Questa volta vuole veramente prendere in mano la situazione, vuole il comando dell'azienda e stringe un patto con il cugino Paolo, che è detentore di un 3,33%, che permette a Maurizio di ottenere un'azione in più, quell'azione che gli permetterà di detenere il 50% più 1 e mettersi così a capo della Maison, declassando lo zio Aldo a presidente onorario. Questa catena di eventi cambia anche la situazione familiare di Maurizio. Infatti Maurizio afferma che in quel periodo non stava più bene con Patrizia. Lei è una donna molto prepotente, incontentabile. E così nel maggio dell'85 Maurizio esce di casa per un viaggio d'affari per non farvi più ritorno e fa comunicare questa sua decisione da un suo collaboratore, che chiama la moglie e le informa che il dottore ha deciso che non tornerà più a casa. Dopo una lunghissima trafila riguardo problemi finanziari, preoccupanti bilanci e chi più ne ha più ne metta, Maurizio vende la sua metà all'Invest Corp ed esce per sempre dalla proprietà. Maurizio in realtà è sollevato di questa sua scelta, vuole fare qualcos'altro nella vita. Del resto è sempre stata una persona ambiziosa e questa attività di famiglia in realtà gli è stata imposta un po' dalle vicissitudini familiari. Non è una cosa che ha scelto di fare lui, però comunque, visto i risultati finanziari che gli ha portato, se l'è fatta andare bene. Però adesso che ha tantissimo denaro, tantissime proprietà e una nuova compagna, vuole essere padrone della sua vita. Come dicevo, ha una nuova compagna che si chiama Paola Franchi. Si erano intravisti al mare quando erano ragazzi, poi lei aveva anche partecipato al matrimonio tra lui e Patrizia. All'epoca infatti questa donna era fidanzata con uno dei paggi della sposa e aveva avuto 2 matrimoni e da un matrimonio era nato un bimbo che si chiama Charlie. Paola era una persona molto fine, una persona molto elegante rispetto a Patrizia, che invece, come la descriveva il padre, era una persona molto volgare e rozza. Da modella era diventata una redattrice di interni e i 2 trascorrevano tantissimo tempo insieme, tra viaggi, progetti, e i primi di settembre del 1994, dopo quasi 2 anni di ristrutturazione, la coppia si stabilisce in un lussuosissimo appartamento in Corso Venezia. Anche il piccolo Charlie, il figlio di Paola, va a vivere con loro e in realtà il ragazzino ha un ottimo rapporto con Maurizio. In questa casa enorme c'era anche una stanza dedicata alle figlie, Alessandra e Allegra, che però non andranno mai a dormire lì proprio perché la madre, Patrizia, glielo impedisce, perché non vuole assolutamente che loro abbiano dei contatti con la compagna del padre. E comunque le ragazze, proprio per questa interferenza di Patrizia, non riescono
ad instaurare un rapporto buono col padre. Diciamo che Patrizia non perde occasione per istigare le figlie contro il padre e Maurizio ovviamente soffre molto di questo rapporto. Negli stessi mesi in cui la coppia si trasferisce in questo lussuoso appartamento in Corso Venezia, Maurizio fonda una società, la Vierse Italia, e stabilisce gli uffici in via Palestro 20 e nello stesso anno Paola e Maurizio formalizzano il divorzio dai rispettivi coniugi. Patrizia ovviamente non si dà pace per la fine del suo matrimonio, non sopporta il fatto di perdere il titolo di Lady Gucci, è una cosa che lei ha sempre detto nelle interviste che le hanno fatto anche in TV, e in quel periodo invia tantissime minacce telefoniche al marito. Gli amici in realtà avvisano Maurizio, le persone che conoscevano la coppia mettono in guardia Maurizio dalla moglie, infatti gli amici gli dicono stai attento, va ancora in giro a promettere vendetta. Infatti Patrizia in realtà non era una persona molto discreta nelle sue confidenze, era una persona che in realtà manifestava teatralmente queste sue intenzioni. Poi in realtà Maurizio non pensava che queste fossero delle vere intenzioni, semplicemente pensava che fossero degli sfoghi di una donna arrabbiata appunto per la fine del matrimonio, per qualcosa che non riusciva ad accettare, e Maurizio proprio per questo motivo non l'ha mai presa sul serio. Patrizia in realtà si confidava abbastanza spesso con il suo legale, infatti una volta arrivò a chiedergli: cosa rischio se faccio fuori mio marito? E a sua volta il legale, preoccupato, ha avvisato Maurizio proprio di queste frasi che la moglie andava dicendo sia a lui sia anche in giro. Ma come vi dicevo un secondo prima, Maurizio non ha mai preso sul serio Patrizia, probabilmente perché conoscendola sapeva che lei era una persona più teatrale che altro. In realtà come dire, gli omicidi passionali hanno statistiche abbastanza alte ancora oggi, quindi va bene non prendere sul serio una persona che magari come atteggiamento è anche un po' così espansiva, un po' teatrale, però bisogna stare anche molto attenti quando i comportamenti persecutori diventano reiterati e le persone diventano recidive, soprattutto anche perché Patrizia era una persona che mandava delle vere e proprie minacce a Maurizio, non era una persona discreta. Andiamo all'omicidio. Sono le 8 del mattino del 27 marzo del 1995. Giuseppe Onorato, che è il portiere dello stabile d'epoca in cui risiedono appunto gli uffici della società di Maurizio in via Palestro numero 20, è giunto sul posto di lavoro. È un signore molto gentile di origini siciliane ed è molto dedito al suo lavoro. Quel giorno, mentre sta aprendo appunto il portone, cattura la sua attenzione una Renault Clio di colore verde che è parcheggiata all'incrocio con via Marina, a pochi metri dall'ingresso del palazzo, e a quest'auto c'è appoggiato un uomo che lui non ha mai visto, non sa chi sia. L'uomo si avvicina all'ufficio, scruta un po' l'ambiente, guarda il numero civico e poi con fare calmo si riavvicina all'auto. Il signor Giuseppe, che ha un passato credo militare, diciamo così, presta molta attenzione a queste situazioni e pensa che sia anche molto strano, perché in realtà quella zona è frequentata da gente per bene, è una zona aristocratica di Milano, quindi tutti coloro che frequentano quelle zone innanzitutto sono quasi sempre le stesse persone, quindi il signor Onorato è abbastanza abituato a vedere sempre gli stessi volti, e poi questo uomo ha un fare molto molto strano. Vedendo questa scena lui ecco, gli rimane impressa. Comunque Giuseppe apre il portone del palazzo, sale i 5 gradini di marmo e attraversa l'elegante androne dell'edificio. Poggia le chiavi sulla scrivania della portineria e inizia a pulire il marciapiede. Ogni tanto però getta uno sguardo a quell'auto. Nel frattempo, nell'appartamento in Corso Venezia, Maurizio Gucci sta finendo di prepararsi per andare al lavoro. Vive lì con Paola da pochi mesi,
con la sua compagna e con il figlio di lei, Charlie, che ha 10 anni e ha un ottimo rapporto con Maurizio. Il ragazzino però la notte scorsa non ha dormito lì a casa con loro perché entrambi i fidanzati hanno fatto tardi. Infatti Paola quella mattina rimane a letto un po' di più, mentre Maurizio si prepara per andare al lavoro. A pranzo sarebbe poi ritornato per poter discutere della crociera che avrebbero fatto insieme. Quindi dà un bacio a Paola, che rimane nel letto ancora un po' e si chiude la porta alle spalle per l'ultima volta. La società fondata da Maurizio si trova in via Palestro numero 20, esattamente a 100 passi dalla sua abitazione in Corso Venezia, che Maurizio percorre rigorosamente a piedi ogni giorno. Nella sua mente tanti progetti, del resto è milionario, ha tante proprietà. Tra l'altro ha anche i soldi per poter affrontare questi progetti, è una persona giovane, una persona molto ambiziosa, ha una compagna che lo consiglia, lo supporta sempre e non vuole più continuare una vita all'insegna di foulard e mocassini. Aveva anche intenzione di riconquistare le figlie Alessandra e Allegra, con le quali purtroppo, anche un po' a causa della Patrizia, non aveva un rapporto solido con loro. Concluso il suo percorso a piedi, arriva al portone di via Palestro 20 e lo varca. Il portiere Giuseppe sta spazzando le ultime foglie, sono appena le 8:45 quando Maurizio saluta caldamente il portiere. Maurizio sale agilmente quei 5 gradini di marmo e pensa a chiamare l'ascensore. La porta a vetri alla fine degli scalini è leggermente spalancata, ma non fa neanche in tempo a superarla che l'uomo della macchina si affaccia all'interno, prende una pistola dalla tasca del giubbotto e la punta alla schiena di Maurizio. Maurizio verrà raggiunto da 3 colpi. Gucci, così colpito da questi 3 colpi, si volta e incrocia lo sguardo di Giuseppe Onorato, il portiere, che è terrorizzato. Un attimo dopo sbatte contro il vetro e precipita sul marmo, distendendosi su un fianco. Maurizio verrà finito con un 4º colpo direttamente alla tempia. Il killer ovviamente vuole assicurarsi che Maurizio muoia e tra l'altro non può neanche lasciarsi testimoni, quindi nonostante avesse l'intenzione di eliminare soltanto Maurizio, punta l'arma anche contro Onorato e gli spara 2 colpi prima di fuggire. Dopodiché monta sulla Renault verde e si dilegua. L'assassino nel fuggire urta un'impiegata, una signora che si chiama Sonia, che praticamente, vedendosi travolta da questo signore, lo insulta. Varca il portone e si trova davanti questa scena. La ragazza ovviamente grida terrorizzata, ma Onorato, che è rimasto vivo ma gravemente ferito, cerca di farla calmare e la prega di chiamare subito il 112. Pochi minuti dopo la volante della polizia si ferma davanti il portone e la polizia, quando raccoglie il lamento di Onorato, quasi non ci crede, quasi non crede alle sue orecchie. Il PM Carlo Nocerino quindi fa transennare il marciapiede per tenere lontano i curiosi che ormai si sono accalcati. Diciamo che una volta che la notizia che Maurizio Gucci è stato assassinato, chiaramente sulla via si riversa una folla di gente, giornalisti, fotografi. Alle 9:10 l'agenzia ANSA trasmette il primo lancio flash. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un agguato, avvenuto verso le 9 sotto l'androne di un palazzo in via Palestro. Non si conosce ancora l'identità delle vittime. Una volta appresa la notizia, una dipendente chiama Patrizia Reggiani. Ora accendo la televisione e vedo, dice Patrizia in seguito alla chiamata. In seguito riceverà anche la chiamata dell'amica Pina Auriemma. Sì, ho saputo, ma non si capisce se hanno ucciso Maurizio o il portiere. Nel frattempo, nell'appartamento di Corso Venezia, la signora Antonia Cuomo bussa ininterrottamente e parla con Paola. Presto Paola, deve scendere subito. Avevo un appuntamento col dottor Gucci, ma non mi hanno fatta salire. C'era una gran confusione. E la signora Paola dice: ma Antonia, di che si tratta? Non ho capito perché non l'hanno fatta salire.
E la signora dice: signora, si vesta il prima possibile. Allora Paola si veste velocemente e percorre in un istante i 100 passi che separano il suo appartamento da via Palestro 20. La zona ovviamente è assediata letteralmente. Paola, per farsi largo, dice: sono la moglie, proprio per cercare di passare più velocemente possibile. Davanti al palazzo viene raggiunto da un giornalista che si chiama Carlo Bruno, che è anche amico di Maurizio, che la abbraccia e le prega di non avanzare oltre. Ovviamente Paola ha capito che è successo qualcosa a Maurizio, infatti le sue lacrime cominciano a rigare il suo viso. Gli hanno sparato, dice Carlo mentre la scorta a casa. Anche la figlia maggiore Alessandra tenterà di farsi largo tra la folla e tenterà di convincere i carabinieri a farla passare, ma i carabinieri non la lasceranno passare. Ora, ultimati i rilievi, gli accertamenti tecnici irripetibili che ovviamente gli operatori di PG devono mettere in atto, che appunto comprendono la cristallizzazione, la cinturazione, il repertamento dei bossoli e l'intervento medico legale per stabilire appunto la temperatura cadaverica e l'epoca della morte, il PM autorizza lo spostamento del cadavere. Gucci viene avvolto in un lenzuolo bianco e sistemato su un camioncino del comune per essere trasportato all'obitorio di Lambrate. Ovviamente una valanga di flash immortala la scena, fotografi, cameraman, tutti si accalcano sui gradini per poter immortalare la rimozione della salma e quindi lo spostamento di Maurizio. Il portiere Giuseppe Onorato è rimasto vivo ma è gravemente ferito, quindi viene trasportato all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove viene operato di urgenza al braccio sinistro e, essendo un testimone oculare, la sua camera in ospedale è sempre sorvegliata da agenti e la sua descrizione del killer sarà molto precisa. Altezza intorno ad 1,75 m, robusto, capelli scuri corti, viso tondeggiante, senza barba e baffi, cappellino sportivo, giubbotto color khaki e maglione nero a girocollo. Le ricerche iniziano subito, soprattutto si cerca inizialmente questa macchina, questa Renault Clio verde, che a quanto hanno detto le persone che l'hanno vista si sarebbe diretta verso piazza Cavour, ma in quel momento l'auto sembra sparita nel nulla. Viene incaricato del caso il commissario Filippo Ninni, che per anni insieme ai magistrati inquirenti cerca di risalire all'assassino. Ovviamente, avendo anche così preso in considerazione il fatto che Maurizio possa essere stato vittima di questioni affaristiche, gli inquirenti sono ritornati su una questione passionale. Quindi hanno considerato la possibilità che la moglie dell'imprenditore, Patrizia Reggiani, possa aver provocato la morte di suo marito, dal momento che lei stessa aveva pubblicamente affermato di nutrire rabbie verso di lui, rancori verso suo marito. Le indagini su questa pista sono andate avanti per un po' di anni, finché tale Gabriele Carpanese, ospite in un albergo a Una Stella a Milano, fa il nome di un certo Ivano Savioni, che è il portiere di quell'albergo di Milano, che durante una notte viene ascoltato da Carpanese mentre vanta di conoscere dei dettagli molto particolari sull'omicidio di Gucci e si vanta anche di essere coinvolto personalmente. Ivano Savioni viene scoperto essere un amico e conoscente di Giuseppina Auriemma, detta Pina, che è una grande amica e confidente di Patrizia Reggiani ed è spesso ospite nell'attico, quindi a casa sua, in piazza San Babila a Milano. Infatti durante le indagini vengono intercettate le conversazioni telefoniche che avvengono tra Savioni e Auriemma, che in realtà rivelano molto chiaramente il coinvolgimento di queste due persone nell'omicidio di Maurizio Gucci e fanno il nome di Patrizia Reggiani come mandante. In seguito alle intercettazioni che coinvolgono Patrizia Reggiani, viene prelevata dalla sua abitazione la mattina del 31 gennaio del 97 dalla Criminal Poll. Nella stessa mattinata vengono anche arrestati Benedetto Ceraulo, che è accusato di essere l'esecutore materiale del delitto, Orazio Cicala come autista
è complice quindi dell'assassino, Ivano Savioni, che è accusato di essere l'organizzatore del delitto e colui che ha fornito il sicario alla Reggiani, e poi Giuseppina Auriemma, intermediaria del delitto. L'assassinio del signor Gucci fu commissionato per una cifra di 600 milioni di lire. In realtà Ivano Savioni dirà che è stato commissionato per una cifra di 500 milioni di lire, ma contando tutti i movimenti bancari che appartengono al conto della Reggiani, che vanno dall'autunno del 1994 al settembre del 1995, che sono tantissimi soldi, mettendo insieme tutte queste somme che sono state prelevate personalmente dalla Reggiani, in realtà i conti tornano. Allora, Patrizia Reggiani e Benedetto Ceraulo non hanno mai ammesso il loro coinvolgimento nell'omicidio. Infatti Patrizia Reggiani ha sempre detto di essere estranea ai fatti. Tuttavia le prove, le intercettazioni e le rivelazioni, e anche in realtà la ricostruzione che hanno fatto gli inquirenti, hanno concluso il caso con l'incarceramento. Nel novembre del 1998 Patrizia Reggiani e Orazio Cicala sono stati condannati a 29 anni di reclusione come mandante dell'omicidio, quindi Patrizia, e autista dell'assassino materiale. Poi Benedetto Ceraulo all'ergastolo come assassino materiale e Giuseppina Auriemma ha 25 anni di reclusione per favoreggiamento, mentre Ivano, che è appunto colui che ha organizzato l'assassinio, ha 26 anni. Le rispettive pene poi però sono state ridotte. Ad esempio la Reggiani ha scontato solo 16 anni in carcere e ha terminato la sua pena con delle attività di volontariato, in realtà delle attività che quando le sono state proposte ha rifiutato, dichiarando: nella mia vita non ho mai lavorato e non ho intenzione di cominciare ora, per poi cambiare idea però 2 anni dopo e chiedere l'affidamento ai servizi sociali per i restanti 3 anni di pena. Nel settembre del 2014, dopo la sua scarcerazione, in un'intervista la Reggiani confessa di voler tornare a lavorare per Gucci, occupandosi di svariati ambiti, dall'aspetto creativo a testare i prodotti, perché lei dice di essere e di sentirsi ancora la signora Gucci. Infatti lei dice: sono ancora la signora Gucci, la più Gucci di tutti. Il carcere non mi ha cambiata, come sono entrata ne sono uscita. Tenete presente che l'omicidio di Maurizio è stato compiuto intorno alle 9. Appena 2 ore dopo il colpo, alle 11 del mattino, Patrizia Reggiani chiede all'autorità giudiziaria di apporre i sigilli all'appartamento dell'ex marito, perché come tutrice delle 2 uniche eredi vuole che nulla venga toccato o che venga portato via. Viene contattata dai giornali per commentare la tragedia appunto della morte del marito e lei prontamente risponde: umanamente mi dispiace molto, ma dal punto di vista personale non posso dire la stessa cosa. E proprio alla sua amica Pina, che la chiamerà più tardi, dirà: lui è morto, ma io torno a vivere. Patrizia diciamo che cerca di sfrattare Paola e il figlio dall'appartamento di Corso Venezia. Un agente infatti viene mandato per apporre i sigilli di sequestro, però Paola riesce diciamo in quel momento a mandarlo via, però in realtà la gente dovrà tornare e la Reggiani quindi tornerà poi in seguito a rivendicare quella casa. Allora Paola Franchi, quindi la compagna di Maurizio, cercherà in tutti i modi di tenersi la casa che aveva messo in piedi con Maurizio e allora contatta il legale di Maurizio, che però le spiega che in quanto lei non sia moglie, lei è semplicemente la sua fidanzata e in quanto non ha figli con Maurizio, non ha alcun diritto sulla casa, anche perché la casa credo che non fosse neanche intestata a lei a livello legale. Quindi sulla carta tutto andava alle figlie di lui e ovviamente il legale deve tutelare gli interessi di queste ultime. Fra le carte di Gucci, questa è una cosa interessante, verrà trovata una bozza di lascito nei confronti della compagna. Il problema è che il documento non ha alcun valore legale perché è incompleto, è senza firma, è senza data ed è senza cifre o
proprietà che dovevano essere intestate alla compagna. Patrizia ovviamente farà tutto ciò che è in suo potere per liberarsi di questa nuova Lady Gucci, visto che era ormai la compagna di Maurizio. Aveva sempre detto che lei sarebbe stata l'unica Lady Gucci e nessun'altra lo sarebbe stata al suo posto. Aveva sempre indossato quel cognome con uno spirito di appartenenza e gelosia e non l'avrebbe mai mollato. Patrizia Reggiani però è diciamo così un'anima un po' tormentata, infatti fin da piccola è stata istruita dalla madre alla materialità. Figlia adottata infatti di Fernando Reggiani, che non era il padre biologico di Patrizia, la piccola viveva con la madre, che era rimasta incinta quando era molto giovane. Infatti la mamma di Patrizia era una ragazza madre e la madre all'epoca tentava di occuparsi di Patrizia, di sbarcare il lunario facendo il lavoro di lavapiatti. Presto diventa l'amante di questo Fernando Reggiani e si trasferisce da lui in questo appartamento appunto in via Giardini 3, quello stesso appartamento all'interno del palazzo in cui si tenne quella festa di compleanno dove Patrizia e Maurizio si conobbero. Quando la mamma di Patrizia e Patrizia ancora piccola si trasferiscono nell'appartamento di questo Fernando, cominciano a gustare, ad assaporare questo benessere. Infatti Fernando, avendo questa grande ditta di trasporti, era una persona benestante e diciamo che vizia moltissimo Patrizia, lui stravede per lei. Infatti a 16 anni le regala la prima pelliccia, a 18 una folgorante Lancia Fulvia Zagato e subito riesce ad entrare nella borghesia milanese e spesso dice alle sue amiche: io sposerò un miliardario. La madre ovviamente la incoraggia e le dice: non bastano i soldi, serve un nome. E quando accalappia il giovane rampollo di casa Gucci, ovviamente non può che essere al settimo cielo. Lui era molto più innamorato di lei, dicono coloro che la conoscevano. Lui in realtà le dava tutto, infatti le permetteva di spendere delle cifre esorbitanti, ogni desiderio di Patrizia per Maurizio era un ordine. Le aveva persino affidato una linea di gioielli a marchio Gucci che lei disegnava personalmente. La crisi matrimoniale del 1985 infatti getta Patrizia nello sconforto e l'astio verso il marito si aggrava con il ridursi degli alimenti, dato che il marito cominciava a tirare sempre più la cinghia. I 200 milioni di lire al mese diventarono 180, 140, 120, 60 e Patrizia, abituata com'era a fare la vita da gran signore a vivere nel lusso, ovviamente non poteva di certo accontentarsi di pochi spiccioli. Patrizia aveva le mani bucate, aveva tantissimi debiti, spendeva molto più di quello che percepiva e già a metà mese aveva finito i soldi che il marito le dava per tutto il mese. Il marito arrivò addirittura a negarle l'utilizzo della sua amata casa a San Moritz e lei ovviamente in tutta risposta cominciò a pedinarlo. Infatti gli investigatori, quando perquisirono diciamo così il suo materiale trovarono la sua agenda personale, trovarono delle continue annotazioni sugli spostamenti di Maurizio, quindi lei proprio lo pedinava e annotava tutto nella sua agenda. Quando Maurizio era in Svizzera, dove ovviamente avevano anche lì una proprietà, riceveva molto spesso delle minacce telefoniche da parte di Patrizia. Patrizia in realtà non gli dava pace, cioè Patrizia era totalmente ossessionata da Maurizio. Aveva messo in atto dei veri e propri atti persecutori nei suoi confronti, quello che noi oggi chiameremmo uno stalker. E a un certo punto Patrizia, vi ricordate che vi dissi che lei è una donna molto superstiziosa, assolda 2 maghe per lanciare potenti anatemi contro Maurizio. C'è un periodo in cui Patrizia ha una neoplasia, che lo leggo perché non sono sicura, al cervello e verrà operata nel maggio del 92. I due ancora non erano divorziati formalmente, però insomma avevano delle vite separate. I medici dicono che la donna non ha molte speranze, ma la sua situazione si rivela benigna in realtà. E in tutto questo tempo di convalescenza Maurizio manda soltanto un mazzo di fiori e non si presenterà mai in ospedale. Forse credo in ospedale ci andò forse una volta. Ovviamente questo atteggiamento di Maurizio, questo distacco, infuoca
Ancora di più Patrizia, che era già avvelenata, e in quei giorni registra un messaggio vocale su una videocassetta che poi gli verrà consegnata dalle figlie, che dice, vi leggo proprio il messaggio che lei ha registrato al marito: voglio dirti che sei un mostro e i mostri si sbattono in prima pagina. Non ti darò più un attimo di pace. Hai tentato di schiacciarmi, è vero, ma non ci sei riuscito. Sei arrivato al limite estremo di farti disprezzare dalle tue figlie, che non vogliono più vederti per dimenticare il trauma. Sei un'escrescenza deforme, sei un'appendice dolorosa che tutte noi vogliamo dimenticare. Mi hai detto che durante il periodo di falsificazione della firma di tuo padre sei passato all'inferno. E no, ti sbagli Maurizio, per te l'inferno deve ancora venire. Patrizia ovviamente porta il suo dramma anche in TV, in un talk show condotto da Catherine Spack, e lo definisce un principe che è diventato rospo. Infatti lei lo disprezza dicendo che da quando è morto il padre lui ha cambiato atteggiamento e nei confronti delle sue figlie ha sempre dimostrato delle forti disattenzioni. Quando i beni della Reggiani furono esaminati, nella sua agenda Cartier, che è quella dove annotava praticamente tutti i pedinamenti che faceva al marito, alla pagina del 27 marzo del 1995, quindi il giorno dell'assassinio di Maurizio, c'è scritto Paradiso. E in quella del giorno 17, quindi 10 giorni prima dell'omicidio, Patrizia annotò: non c'è crimine che non si possa comprare. Ora, per quanto riguarda l'omicidio di Maurizio, Patrizia Reggiani si è sempre dichiarata estranea ai fatti e mai si è dichiarata colpevole. Eppure l'ex signora Gucci non ha mai fatto niente per smentire la sua immagine, per ripulire la sua immagine di gran signora algida e orgogliosa, sempre e solo compiaciuta di essere ricca. Non ha mai rifiutato le etichette negative che gli sono state incollate addosso, anzi le ha sempre alimentate e, fatemelo dire, non si è dovuta particolarmente impegnare per questo. Io non ho mai ordinato di ucciderlo, ha spiegato dopo la condanna. Avrei voluto vederlo morto, è vero, ma si trattava solo di un'ossessione. Ammette anche la sua attività di lanciare tramite maghe e fattucchiere anatemi e maledizioni contro il marito. Infatti Maurizio spesso si trovava in casa ad esempio degli aghi, delle cose che gli facevano pensare appunto che ci fosse qualcosa che forse non andava, però ha sempre detto che questa sua attività di lanciargli maledizioni era un'attività che qualunque donna arrabbiata col marito avrebbe fatto, dettata dalla rabbia. Certo, nel primo anno di libertà un reporter la intervistò per strada e le chiese perché avesse ingaggiato un sicario per uccidere suo marito al posto di farlo lei personalmente. Ora, a parte il fatto che una persona che si dice estranea ai fatti avrebbe anche potuto dire ma che stai dicendo? Dico, anche se c'è stato un processo e lei è stata imputata e condannata per questo, però comunque una persona potrebbe anche reagire rifiutando questa imputazione, no, da parte del giornalista. Invece lei ha risposto: perché non ho una buona mira e non volevo mancarlo. Allora, è vero che la signora Reggiani ama sbalordire, ama lasciare il segno ed essere provocatoria, e in realtà questo le riesce anche molto bene, ma se invece scherzando avesse seminato delle piccole verità in giro, del resto il movente è evidente, il suo percorso di atti persecutori fatti verso il marito è abbastanza lungo, aveva tutte le ragioni per poter procurare al marito un tale destino. Poi del resto non gli mancavano certo i soldi per non sporcarsi le mani. Per molti, infatti, che erano amici della coppia, questa in realtà era una sorta di morte annunciata. Maurizio era l'unico a non prenderla sul serio, ma è anche vero che una donna come Patrizia, nata da una ragazza madre, istruita da lei stessa a seguire il profumo dei soldi, a farsi un nome, riuscendoci anche brillantemente e vivendo una vita che dire lussuosa è poco, quando il benessere e la ricchezza danno così alla testa, diciamo che l'idea di perdere tutto e vedersi declassata ad una posizione inferiore può creare e nutrire un rancore enorme e può portare a compiere anche gesti irrimediabili. Voi cosa ne pensate? Credete che la giustizia
abbia fatto un percorso in modo lineare, giusto, o pensate che Patrizia sia soltanto un'ex moglie rancorosa ma molto teatrale? Personalmente io credo che la giustizia abbia fatto il suo corso, abbia fatto un corso giusto. Credo che Patrizia sia una donna capace di fare un gesto del genere e credo che lei si sia così poco preoccupata di essere discreta in queste sue rivelazioni, in questi suoi pensieri rancorosi verso il marito, perché magari pensava di farla franca oppure pensava di non essere creduta dato il suo atteggiamento già abbastanza teatrale come persona. Del resto vi ricordo che Maurizio non l'ha mai presa sul serio, quindi probabilmente ha pensato che anche altri non la prendessero sul serio, oppure magari non aveva paura di finire nel braccio della morte. Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate riguardo alla figura di Patrizia Reggiani, se in qualche modo per voi può essere colpevole dell'omicidio del marito, magari pensate che la giustizia abbia toppato. Io sono anche abbastanza serena riguardo all'epilogo giudiziario che c'è stato e quindi io credo che la Reggiani calzi la scarpa della colpevolezza anche abbastanza bene. Beh, con questo io vi invito quindi a commentare il video qui sotto con la vostra opinione, mettete like al video se vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici. Ovviamente se vi piacciono i miei video e i miei contenuti potete tranquillamente iscrivervi al mio canale YouTube di Mente Criminale, in questo modo potete sostenere il mio canale. Noi ci vediamo sempre qui su Mente Criminale e mi raccomando non perdetevi al cinema House of Gucci.